Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di novembre 2022. Queste sono un po' troppe. Abbiamo la carta della stella e la carta del papa. Allora, la carta della stella ci parla di obiettivi, di desideri, di sogni, di speranza, e la carta del papa è una carta che parla di innalzamento spirituale. È una persona che traduce i messaggi dall'alto e li divulga. Guardate, per qualcuno ho come la sensazione che si diventerà famosi o ci sarà un riconoscimento o c'è una sorta di ufficializzazione. Tenete presente che anche il Papa parla di contratti e molte volte anche di contratti di matrimonio. Ma andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi invece volesse contattarmi, sotto nella descrizione del video trova il mio indirizzo email. Allora, iniziamo con un 6 di coppe al contrario. Abbiamo la carta della stella nuovamente, ma al contrario, la carta della sacerdotessa al contrario, la carta degli amanti, tanti arcani maggiori, ragazzi. Allora, il 6 di coppe al contrario mi può parlare di una sorta di disarmonia e, vedendo gli amanti in centro lettura, che è più o meno la stessa energia, direi che si può parlare di una disarmonia interna propria vostra, indipendentemente dal fatto che siate singolo o no. La prima linea, non l'ho specificato, è per vedere, diciamo, gli affetti in generale, quindi anche quelli familiari, di amicizie e lavorativi. Poi andremo a vedere una parte per i singoli e una parte per chi è già in coppia. La carta della stella, al contrario, in questo momento probabilmente dovete ancora sviluppare quell'obiettivo, quel quello scopo della vita, mi vien da dire. Per qualcuno qui si tratta di, ascoltare se stessi. La carta della sacerdotessa è al contrario, quindi questo tipo di ascolto interno probabilmente non viene ancora fatto. Vi faccio presente che la sacerdotessa è il potere spirituale dal punto di vista femminile e il papa è il potere spirituale dal punto di vista maschile, quindi gli amanti è proprio il divino maschile e il divino femminile. Ho come la sensazione che qui ci si debba un attimino fermare, più che comprendere o studiare, piuttosto che fare qualche cosa, sarebbe importante con queste due carte al contrario andare dentro, imparare ad ascoltarvi, imparare a diventare ricettivi. Mm. Sei di coppia è anche una carta che parla di passato, di nostalgia molte volte e di qualcuno che probabilmente si sta aspettando dal passato, ma che non arriva. Allora, abbiamo anche la torre, che è sempre un altro arcano maggiore, ne avete 4 in fila, che mi suggerisce il fatto che si debba prendere un certo tipo di decisione. Anche la carta degli amanti molte volte parla di una scelta tra il vecchio e il nuovo, e qui però, vedendo che c'è una sorta di disequilibrio tra il divino maschile e il divino femminile, io credo che qui si debba destrutturare un certo tipo di abitudine quotidiana, abitudine nel modo di percepire le cose, di percepire magari una relazione, una situazione. La carta della torre arriva quando c'è bisogno di destrutturare l'ego, il proprio ego, il proprio sentirsi al centro dell'attenzione o mettersi al centro dell'attenzione. Andiamo a vedere che altre carte vi danno. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 4 di pentacoli. Il 6 di pentacoli è una carta che parla di equilibrio, di generosità,
ma è anche una carta che parla di imparare a dare il giusto e in effetti poi a fine lettura abbiamo un 4 di denari, che è un po' come se vi suggerisse di fare attenzione a quello che avete già fondamentalmente. Il 4 di pentacoli è una carta di attaccamento, ma è anche una carta di protezione. Quindi in un certo senso non date troppo, proteggete quello che avete, cercate di cambiare il modo di vedere le cose, no? Sempre questo fare, questo pensare, piuttosto che il ok, ma io di che cosa ho bisogno in questo momento? Come sento che gli altri mi vengono incontro? Non la sento particolarmente legata a una situazione familiare piuttosto che di amicizia, sento che è più una vostra cosa interna, diciamo così. Andiamo a vedere per i single. Io intanto per chi non lo sapesse vi dico che ho già iniziato a pubblicare le letture per il 2023. Sono già uscite quella generale, quella della crescita spirituale, quella dell'amore e poi uscirà anche quella del lavoro. Trovate sempre tutto nelle playlist del canale. Allora, andiamo a vedere per i single per la seconda parte di novembre come saranno le energie. Partiamo da un 8 di coppe. Qui l'8 di coppe può far riferimento a quello che è l'evoluzione, diciamo, di tipo spirituale che vedevamo già nella prima linea, oppure può far riferimento ad uno spostamento magari proprio fisico da parte di qualcuno. Mm. Sento che siete voi che ve ne siete andati, ma per qualcun altro potrebbe essere una persona magari legata all'infanzia, legata alla gioventù o con la quale comunque c'era un legame, diciamo così, di vecchia data. Abbiamo poi anche la carta dell'appeso e qui con questa energia sento che siete un po' statici, state cercando di vedere le cose da un altro punto di vista, ma qui di nuovo è un vedere. È vero, la fase di osservazione è molto ricettiva, è molto yin, è molto donna, diciamo come energia, no? Però comunque è sempre un osservare per capire, più che il sentire voi dentro che tipo di emozioni state provando. Quando c'è la carta dell'appeso vi dà la possibilità di rivedere un po' le cose, no? E qui con la regina di bastoni sento che molte persone hanno voglia di riprendersi in mano il proprio potere personale o il proprio lato femminile, perché giustamente qui abbiamo due carte con un forte ascendente femminile che sono rovesciate. Quindi sento che c'è proprio il bisogno di ritornare un po' ad essere donna, mi viene da dire. Per qualcuno si tratta anche di aumentare l'amor proprio, magari curandosi un po' di più, mm, concedendosi quella giornata alla spa o quel massaggio, proprio per una questione di appagamento personale, cioè per il piacere di farsi le coccole, il piacere di guardarsi più belli, di vedersi più belli allo specchio. Perché comunque qui abbiamo un cavaliere di spade, potrebbe essere legato all'otto di coppe, quindi potrebbe esserci una delle due persone che se n'è andata. Come vi dicevo già all'inizio, la carta degli amanti parla di una scelta, il vecchio e il nuovo, e qui ho la sensazione che qualcuno abbia voglia di scappare o sia scappato. Secondo me è una cosa che è già andata, già stata, che voi vi siete allontanati da qualcuno, da qualche situazione, oppure qualcuno si è già allontanato da voi perché abbiamo l'otto di coppe qua a inizio lettura. Per certi versi sento che questo cavaliere di spade, è un po' un vedo e non vedo, riferito anche all'appeso, quindi mi focalizzo sul problema però non sono costante, perché comunque è un'energia intermittente, quindi probabilmente qui avete proprio bisogno di fare un lavoro interno e c'è il mago parla di un lavoro di manifestazione, è un inizio, è un nuovo inizio perché comunque è un numero uno, poi abbiamo un 8 di spade al contrario e sì, un 7 di coppe al contrario. Qui sento che si inizierà a fare quel tipo di lavoro grazie anche all'appeso. Cascano le maschere, ok? Qui c'è un 6 di pentacoli, qualcuno si riconosce nelle bugie che si è raccontato, nelle proiezioni
Mm? C'è una presa di consapevolezza a livello spirituale anche per voi. Se vi devo dire, potrebbe esserci anche più di una persona in realtà che potrebbero avvicinarsi, ma forse diciamo così, credo che molte persone abbiano già in testa qualcuno. Però sinceramente dire che sboccerà l'amore con questa persona non lo sento tanto, ma perché vi sento focalizzati principalmente su voi stessi. È come se foste concentrati su di voi e quindi non c'è energia da dare all'esterno. Però è un periodo di evoluzione, in questo senso. È come se qui vi rendeste conto, prendeste consapevolezza e riusciste a vedere che state manifestando da un punto di vista, diciamo, di carenza. Cioè, quando si manifesta, per esempio, ho bisogno di un partner che mi renda felice. Quello è un tipo di manifestazione da un punto di vista di carenza, cioè voi non vi sentite felici, quindi siete carenti di felicità e manifestate qualcuno per colmare quella carenza. Sarebbe diverso dire sono colmo o colma d'amore e quindi ho bisogno di un partner perché ho piacere di condividere. Ecco, il tipo di attitudine è nettamente diverso e qui sento che andrete verso proprio quello che è la pulizia di questo tipo di attitudini, ok? Quando c'è la carta del mago si tratta di qualcuno che ha tutte le capacità di manifestare la realtà che vuole, di conseguenza siete consapevoli di che cosa dovete fare, di che cosa andrete, del lavoro che potrete sviluppare grazie al momento dell'appeso, che secondo me, ripeto, questa è una carta un po' statica, ma qui con la carta del mago che parla di azione, di movimento, c'è l'inizio di questa, come vi posso dire, rivalutazione del vostro lato femminile, del vostro lato percettivo, del vostro anche lato sensuale, uomini o donne che siate non importa, eh. Sapete che ognuno di noi ha sia il lato maschile che il lato femminile all'interno. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo un'altra volta la stella. Il 7 di coppe come i single, quindi qui la stella fa riferimento a un sogno, a un desiderio, a un obiettivo probabilmente. Tenete presente che quando c'è la stella si parla di destino, quindi in un certo senso è come se vi dicessero guarda che l'universo sta lavorando per te. Mm? Qui abbiamo un 7 di coppe, vediamo una serie di possibilità che si potranno aprire con questa carta e qui arriva il 9 di pentacoli per dare origine o per darvi la possibilità di diventare indipendenti o come coppia, nel senso che magari la sento un po' collegata a chi ha un'attività familiare, oppure è una carta di indipendenza all'interno della coppia. È una carta di forte appagamento, è una carta molto collegata con gli amanti. Sento che c'è voglia di questo appagamento, di questa stabilità. Probabilmente per qualcuno si tratta di aver voglia di una gravidanza, perché poi in effetti abbiamo 9, 10 di pentacoli, che è un po' è in centro lettura, quindi è un po' la parte che grippa, se vogliamo, di questa situazione, ed è la famiglia in senso completo, in senso allargato. Se non fosse il discorso figli per voi, è il discorso di essere una famiglia in modo stabile, una famiglia riconosciuta, sana, tranquilla, con un certo tipo di stabilità, economica. Però qui si aprono delle possibilità. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. La regina di denari, fantastico. Quindi qui si tratta o della vostra presa di potere, perché anche qui abbiamo una regina come nei single. Il fante di pentacoli al contrario, vediamo che altro. La regina di bastoni e la luna. Regina di bastoni e regina di bastoni, l'energia comunque un po' si ripete. E qui questa regina di pentacoli la sento molto collegata con i 6 di pentacoli perché è una carta che parla di una persona che potrebbe in questo periodo farvi da guida per quello che riguarda la ricerca dei figli o la gestione dei figli. Poi ognuno lo applichi alla propria realtà, potrebbe anche essere semplicemente
la vostra persona di interesse, ipotesi, che inizia ad essere più concreta, che inizia ad essere più disponibile nei vostri confronti. Ecco, il fante di pentacoli potrebbe rappresentare un figlio per qualcuno, o il fatto di, come i single avevano qui questo cavaliere di spade, il fatto di non dedicarsi completamente al tipo di obiettivo che voi volete realizzare. Cioè, vi dirò, quando c'è la regina di denari, ehm, innanzitutto idratate molto il corpo, perché soprattutto se siete alla ricerca di figli, no? Perché comunque la regina di denari è una regina molto concreta, disponibile, presente da un punto di vista fisico-pratico, però è una persona un po' arida da un punto di vista emotivo. Quindi qui quello che sento è una sua... Perché? Perché comunque c'è anche la luna e di nuovo è una carta che è collegata come la sacerdotessa e la stella al mondo dei sogni, al mondo del subconscio, al mondo di quello che è sia i sogni ad occhi aperti che i sogni ad occhi chiusi. Io credo che qui ci sia la volontà di essere diversi o di avere una realtà diversa all'interno della coppia, ma che fondamentalmente ci sia un po' di difficoltà a scavarsi dentro, ad ascoltarsi, come vi dicevo qui. E la regina di pentacoli per molte persone rappresenta voi, questa sorta di aridità. E intendo un'aridità da un punto di vista emotivo, ma non perché, cioè, è come se molte persone fossero talmente prese dalla vita di tutti i giorni, da tutte queste possibilità che si potrebbero aprire, che diventa un attimino difficile magari, non assecondare, però ascoltare i bisogni emotivi delle persone che vi sono intorno. Mm. Bene, andiamo a vedere come chiude la lettura. Andiamo a vedere che Ching dell'amore vi tocca. Guardate, nella linea della coppia sento tanta presenza a livello fisico, pratico, lavorativo, di gestione del tempo, gestione degli impegni, perché ho tantissimi denari e questa sorta di possibilità che si vanno ad aprire, che vi faranno insomma rendere la vita familiare o la vita di coppia che sia abbastanza movimentata. C'è una sorta di paura qui o di nostalgia piuttosto che di proiezione, può essere inerente a una persona, eh? Può essere inerente a una persona o inerente a un ruolo, al ruolo di una persona. Mentre per quello che riguarda i singoli, ecco, forse c'è bisogno di focalizzarsi un attimino di più sul percepire come mi sento io, come mi fa sentire questa persona, quando mi dicono così, perché io reagisco così. Però non escludo che ci possano essere degli incontri interessanti. Ok, andiamo a vedere. Carta numero 45. Wow, ma che bella! Felicità è amare. Quello che vi dicevo prima, il manifestare da un punto di vista dell'abbondanza. Già solo per il fatto di dare, di amare, dovreste sentirvi felici perché siete in grado, perché voi avete amore da dare, voi producete amore. Poi a chi darlo, se all'esterno o all'interno, quella è una vostra scelta. Però ognuno di noi è in grado di dare amore, di produrre amore, di creare questa energia. Mm? Spero che la lettura vi sia stata utile, amici dei pesci. È stata una lettura interessante, veramente, la sento molto, molto evolutiva. Se comunque fatemi sapere nei commenti come vi risuona, se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, commentare o condividere, ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!